Ciao a tutti amici di WeDrive, bentornati sul nostro canale. Come avrete letto dal titolo, quest'oggi non andremo insieme a provare un'auto o una moto, bensì andiamo a raccontarvi un'esperienza, quella che noi abbiamo vissuto insieme a Nolan Group, che ringraziamo in primis per averci dato la possibilità di poter recensire per voi un prodotto da loro ideato. Stiamo parlando di un casco. Come saprete, Nolan Group è proprietaria di differenti brand, tra i quali Nolan, X-Lite, Grex, Encom, tutti brand che ruotano intorno al mondo delle moto e quindi le due ruote. Di conseguenza quest'oggi andiamo insieme a raccontarvi un po' quello che troverete all'interno della box con l'N72X, un modello molto particolare della linea Adventure di Nolan, e soprattutto qual è stata quindi la nostra esperienza e i nostri giudizi. Apriamolo insieme. All'interno ovviamente troviamo il casco, che andremo a vedere a brevissimo, e un blocchetto di istruzioni. Questo tra l'altro contiene dentro questa piccola bustina alcuni pezzi che ci serviranno poi per poter andare a sostituire i pezzi che rimuoveremo dal casco stesso, in quanto, come vi ho anticipato nell'introduzione di questo video, il casco è modulabile in ben 8 differenti versioni ed è già questa una prima importante considerazione da fare. All'interno della line-up di Nolan riusciamo a trovare quindi un casco che, seppur collocato all'interno della grande famiglia dei caschi Adventure, ci dà la possibilità di poter essere utilizzato come un vero e proprio ibrido, in quanto le 8 configurazioni presenti si prestano a poterlo utilizzare in diversi contesti, che possa essere quindi il vostro casco semi-jet all'interno di un percorso cittadino, piuttosto che un vero e proprio casco da off-road per quando si vuole affrontare un percorso lontano dalle strade asfaltate. Andiamo adesso a spacchettare la nostra confezione, così da mostrarvi insieme qual è la colorazione che abbiamo scelto di questo casco. È bene anche infatti ricordarvi che sono 8 le differenti colorazioni, la nostra è la Flat Black. Andiamo a vederlo insieme. La calza dentro la quale potremo riporre il casco è di ottima qualità, il rivestimento esterno è di colorazione nera e all'interno abbiamo un effetto velluto che ci permette di poter mantenere sempre liscio e pulito il casco al suo esterno, sia per la visiera che per l'integrità appunto della sua calotta. Ed ecco quindi a voi il nostro casco. La colorazione, come il nome aveva anticipato, è Flat Black. Parliamo quindi di un contrasto opaco di 3 colorazioni. La principale ovviamente è quella nera, che è presente su buona parte della calotta del casco. I dettagli invece, queste striature, sono bianche. Entrambe le colorazioni sono opache. La terza, quella di dettaglio, è presente solo in alcuni punti ed è un grigio più intenso che va a mettere in risalto alcuni dettagli, quale qui sulla visiera il logo XN72, va quindi a ricordarci il modello che abbiamo scelto, oppure anche nella parte posteriore dei dettagli qui che vanno a snellire la colorazione in alternanza sempre nero e bianca. Eccoli qui presenti. Prima di iniziare con una disamina molto oculata di quelle che sono le caratteristiche di questo casco, vorrei mostrarvelo in tutta la sua visione a 360 gradi. Come potete vedere, già da un primo sguardo notiamo che è molto più voluminoso ovviamente rispetto a un casco normale. Lui nello specifico è un taglia L, ovviamente un prodotto made in Italy, configurato per le normative JP, e il suo peso è di 1470 grammi, ovviamente nella sua configurazione senza accessori. Raggiunge invece il peso di 1650 grammi con tutti gli accessori montati. Per accessori vi ricordo che stiamo parlando quindi della visiera, che è questa qui, nella parte frontale alta della calotta, così come anche la mentoniera, che è posizionata sotto la visiera e davanti la parte posteriore laterale della calotta. Prima di vedere insieme le 8 configurazioni del casco, andiamo a vedere altre informazioni molto utili all'interno di questo specifico modello. La visiera è molto ampia, parecchio più ampia rispetto a un casco normale e allineata quindi a quelle che sono le superfici di luce canoniche all'interno di un modello Adventure.
Inoltre la visiera, che in questo caso non ha nessun tipo di trattamento se non appunto quello antiriflesso, è dotata anche di attacco pillow. Come saprete, questo ci permette di poter applicare all'interno un'ulteriore superficie che ci permetterà di non appannare la visiera quando andremo a respirare in maniera più intensa. Inoltre, come tutti i caschi, è presente anche un sistema di circolazione dell'aria. Questo è posizionato in diversi punti. Il primo di questi ve lo mostro subito ed è quello che è stato collocato nella parte bassa, nello specifico nella mentoniera. Abbiamo quindi la possibilità, attraverso questa piccola paratia, di poter gestire i flussi d'aria che entreranno nel casco dalla parte bassa. Inoltre, sulla parte laterale troviamo questo piccolo selettore, è manuale, ci permette attraverso una leggera pressione di poter quindi utilizzare piuttosto che rimuovere la visiera aggiuntiva, quella che appunto andremo ad estrarre nel momento in cui il sole andrà a tagliare la luce direttamente sul nostro sguardo. La capacità di protezione dai raggi UV è molto presente, inoltre mi ha permesso di poterlo utilizzare anche in condizioni dove il taglio della luce era diretto sullo sguardo e quindi di conseguenza è stato un ottimo plus per poterlo utilizzare senza l'utilizzo degli occhiali da sole. Inoltre nella parte laterale notiamo poi come è presente anche la possibilità di poter regolare sempre attraverso delle leve, ve lo mostro qui che è più pratico, le varie inclinazioni della visiera. In questo caso il movimento per poter abbassare e aprire la visiera non è stato molto pratico, in quanto la porzione di superficie destinata a poterlo trovare per poter quindi alzare e abbassare la visiera è molto piccola. Spesso con dei guanti soprattutto invernali non è stato sempre facile poterlo trovare per alzarlo appunto o richiuderlo. Nella parte alta della calotta, posizionato qui sui due lati, troviamo poi le ulteriori prese d'aria, che anche queste possono essere gestite manualmente per poter aumentare o abbassare il flusso dell'aria. In più ne troviamo una terza, che è questa qui centrale, che permette anche questa appunto un maggiore flusso d'aria e di conseguenza, per quanto la colorazione sia prettamente nera, la temperatura all'interno del casco sarà quindi più bassa e ci sarà più aria grazie proprio a un flusso maggiore dei condotti supplementari rispetto al normale casco. Sul lato inoltre troviamo, come è possibile notare, la predisposizione al servizio Encom. In ultimo, altrettanto importante, è invece la presenza della predisposizione per il sistema ESS, ovvero quello che ci permette di poter inserire un'ulteriore luce posteriore per poter essere più facilmente riconosciuti all'interno del percorso cittadino. Ottimo lavoro! All'interno ovviamente abbiamo delle altre peculiarità e caratteristiche di questo casco. Il gancio di chiusura per lo stesso è molto particolare, in quanto sulla parte finale della corsa della leva abbiamo la vera e propria rotazione per lo sgancio. Il sistema è il classico dentato, che ci permette quindi di poterlo regolare a diverse intensità di chiusura. L'imbottitura all'interno è molto soffice, è removibile e soprattutto anche con le alte temperature non ha mai superato un certo grado di calore, permettendo quindi di poter mantenere al minimo la sudorazione della cute. Inoltre le forme delle imbottiture permettono anche l'utilizzo degli occhiali da sole senza recare troppo fastidio all'altezza delle tempie. Altra caratteristica è la presenza sulla mentoniera di questa ulteriore protezione in rete. Questa va a creare in primis una migliore implementazione per i frusci aerodinamici, in questo caso saranno contenuti veramente tantissimo, oltre che durante le stagioni con temperature più basse riusciremo a mantenere una temperatura un po' più elevata, così da evitare fastidiosi frusci e vento molto freddo nella parte bassa del collo. L'imbottitura ovviamente è totalmente removibile e lavabile. Inoltre i materiali sono di differenti tipologie, alterniamo del velluto a delle parti in pelle traforata e dei tessuti che vanno poi a raccordarsi con la parte più esterna e quindi con la calotta vera e propria del casco. Le differenti configurazioni del casco sono ovviamente possibili grazie all'aggiunta piuttosto che alla rimozione di un pezzo. Partiamo quindi da quello più completo. Questa è una delle 8 configurazioni, quindi quella dove troviamo la visiera, la mentoniera,
Ovviamente anche tutta la visiera frontale, quella dotata appunto di pinlock e ulteriore superficie all'interno, e tutti gli accessori ovviamente per la predisposizione quali l'Encom, piuttosto che appunto l'utilizzo della visiera supplementare, quella per la luce e il sole più forte. In questo caso, andando quindi ad alzare la visiera, andiamo a imprimere una leggera pressione sulla mentoniera, che in questo caso va a rimuoversi. Così andiamo quindi a visualizzare già una delle prime configurazioni possibili. In questo caso il casco è provvisto quindi di tutti gli accessori, fatta eccezione appunto per la mentoniera, che non è più presente. In questo caso il suo volume è più contenuto, il peso si abbassa e soprattutto è quindi più facile anche poterlo riporre all'interno di un bauletto piuttosto che di un ampio sottosella. Un'ulteriore configurazione è quella che appunto prevede la rimozione della visiera nella parte alta. In questo caso, andando a svitare le 3 viti, riusciamo ad avere l'ulteriore configurazione del casco, che in questo caso è la terza. Abbiamo visto la prima, che è quella completa di tutti gli accessori, la seconda che è quella senza la mentoniera, la terza è questa qui, senza quindi la visiera a becco nella parte alta del casco. Inoltre un'ulteriore configurazione è quella della rimozione della visiera, che in questo caso con una classica e semplice pressione nella parte laterale ci permette di poterlo ridurre al minimo, sia nel suo peso che nei suoi ingombri. In questo caso il casco è diventato un vero e proprio casco jet senza visiera. Il suo utilizzo è per questa configurazione specifico e rivolto principalmente a chi vuole utilizzarlo su strade urbane e di conseguenza al bordo del proprio scooter, avendo quindi la praticità con un unico casco di poterlo utilizzare su più segmenti differenti. Passiamo adesso alla quinta configurazione, che è quella di poterlo utilizzare con la mentoniera. In questo caso l'utilizzo che potremmo consigliarvi è quello di averlo all'interno di un contesto off-road, dove perché no preferirete magari utilizzare una maschera direttamente sugli occhiali in aggiunta all'utilizzo del casco. In questo caso i volumi e il peso sono ritornati alti, ma non al massimo delle possibilità, in quanto appunto abbiamo rimosso dei pezzi, ma continua a darci un'ottima sicurezza e solidità, perché in caso di urto frontale ovviamente il nostro volto, così come il mento, è ben protetto, poiché la mentoniera eseguirà e svolgerà la sua funzione di sicurezza per la parte bassa del cranio. Un'ulteriore configurazione è quella di volerlo ricostituire come un vero e proprio casco integrale, quindi di conseguenza, applicata la mentoniera, andiamo poi soltanto a inserire la visiera, che in questo caso, come abbiamo fatto anche per la prima parte del video, verrà reinserita nella parte laterale, dove ritroviamo i 2 sganci rapidi per poterlo inserire e rimuovere senza alcun tipo di problema, come in questo caso. Ecco quindi ritornato nella modalità casco integrale. Questa sicuramente è quella un po' più pratica per poter avere la massima sicurezza, la massima protezione dall'aria, sia per lo sguardo che per il corpo, ma soprattutto avere delle dimensioni piuttosto contenute senza la parte alta, che ci permettono quindi di poterlo riporre sia nel sottosella piuttosto che nel bauletto portacaschi al retro della moto. Un'ulteriore configurazione è quella dove andiamo a rimuovere la visiera dal nostro casco e applichiamo invece nella parte alta la visiera a becco, che va quindi a svolgere una funzione sia di protezione che dal punto di vista estetico lo rende molto più accattivante. Personalmente ci tengo a precisare che durante il nostro utilizzo con questa parte alta i flusci aerodinamici, sia a livello di movimento della testa sulle spalle che proprio di fastidio del rumore del vento, sono molto presenti. Quindi io vi consiglierei di utilizzarli, per quanto dal punto di vista estetico sia veramente molto bello in questa configurazione, per chi ha una qualunque moto adventure, solo e soltanto nel caso in cui voi abbiate un parabrezza regolabile o di ampie dimensioni che vi permette di avere una buona protezione dall'aria, perché l'effetto vela in questo caso è molto presente, soprattutto a delle velocità superate quelle dei 90-100 km/h.
Ultima configurazione, nel caso in cui abbiate uno scooter che si presta magari alla possibilità di essere anche fuoristradistico, come ce ne sono tanti ultimamente, è quella di aver lasciato soltanto la parte superiore alla calotta. In questo caso appunto la sportività e il tema adventure continua a essere presente, la praticità è quella di avere un casco comunque piuttosto compatto, in quanto non abbiamo né la visiera per lo sguardo che la mentoniera, il peso si è abbassato, però resta comunque molto più particolare e dal punto di vista anche funzionale, pratico, rispetto ad altri che invece ovviamente sono totalmente lisci. Ci tengo a precisare poi che il Lexan è il materiale in policarbonato che produce e costituisce tutto il casco, che ovviamente lo rende molto pratico, leggero, ma soprattutto solido. Arriviamo quindi alle conclusioni. Nel frattempo quindi che io lo rimonto nella configurazione più completa, vi racconto quelle che sono state le mie personali impressioni. L'ho utilizzato tanto, soprattutto su una moto adventure, stiamo parlando della Moto Morini X-Cape 649 e tra l'altro ne approfitto, nel caso in cui non lo abbiate visto, ad andare a vedere la nostra prova completa. Vi lascio qui il link diretto al nostro test ride. È un casco molto bello, dal punto di vista estetico l'ho trovato veramente tanto accattivante. Le grafiche sono veramente riconoscibili, rendono questo casco molto peculiare. Ovviamente nella colorazione in cui noi l'abbiamo scelto è quella che si presta ad essere utilizzata meglio su tante differenti colorazioni delle varie moto che andremo a provare nei prossimi tempi. Però troverete ovviamente una colorazione valida e soprattutto abbinata alle colorazioni che ci sono delle vostre moto. Inutile quindi che io citi quali sono le peculiari colorazioni di tutti i brand motociclistici, ma potete quindi immaginare che qualunque sia il vostro brand motociclistico, tedesco piuttosto che nipponico o italiano, troverete il casco Nolan N72X nella colorazione più giusta per il vostro. Il peso generale del casco è un filo alto rispetto a quanto me lo sarei aspettato, ma non posso chiedere di meglio da questo casco, in quanto è un adventure, quindi di conseguenza non parliamo di un casco in fibra di carbonio destinato all'utilizzo in pista, ma ovviamente a qualcosa che guarda di più alla solidità piuttosto che alla leggerezza. Come anticipato prima, i frusci aerodinamici nella parte alta ovviamente sono abbastanza presenti, dovete quindi tenerlo in considerazione soprattutto se il cupolino della vostra moto non ha una buona porzione di plex che vi permetterà un'ottima copertura dai frusci aerodinamici. In ultimo, l'insonorizzazione all'interno è veramente ottima. Nel caso in cui lo configurerete con i sistemi di interconnessione quali interfono Encom o di altre tipologie, posso assicurarvi che la qualità dell'audio all'interno è veramente ampia. Le imbottiture sono molto soffici, non rilasciano cattivo odore per quanto le si possa utilizzare tanto, a meno che ovviamente la giornata non sia molto calda e la vostra sia una vera e propria sauna piuttosto che un giro in moto, e la porzione di superficie, in questo caso della visiera, è più ampia rispetto a quella che mi sarei aspettato e quindi di conseguenza la capacità di poter controllare bene il traffico, le dinamiche stradali che ci coinvolgeranno durante il percorso in sé alla nostra moto sono totalmente controllabili. Inoltre l'allaccio è veramente facile e l'unica pecca che ho trovato a livello di praticità ed ergonomia è, come detto prima, questa porzione sulla visiera che è veramente ridotta e soprattutto con dei guanti veramente spessi, invernali di conseguenza, è difficile poter in un solo colpo velocemente alzare la visiera e richiuderla, così come poco pratico, ma bisogna giusto farci l'abitudine, la presenza di questo gancio nella parte bassa della visiera. Questo ovviamente va a chiudersi poi con la mentoniera e di conseguenza diventa un pezzo unico dove dovremo esercitare una forza maggiore del pollice sulla leva per poter quindi aprire la visiera del casco. Il prezzo sul sito Nolan è di 449 euro, ma nell'arco del tempo, dal momento in cui è uscito ad oggi, giorno in cui state vedendo il video, ovviamente i prezzi si sono abbassati di tanto ed è possibile trovarlo nel diverso rivenditore piuttosto che online o fisico dove vi recherete a dei prezzi veramente interessanti, con degli sconti anche del 50% rispetto a quello che è il prezzo di listino quando fu lanciato a fine 2022.
Di conseguenza io promuovo questo prodotto, l'ho reputato veramente valido. Se dovessi dargli un voto, sicuramente è vicino alla lode. Ovviamente non tutte le ciambelle escono col buco, questa è stata capace di veramente ingolosirmi tanto e reputo che nella totalità dei vari aspetti del prodotto la nostra recensione si concluda con una promozione su questo Nolan N72X. Io ho concluso, spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto vorrei che voi mi raccontaste cosa ne pensate di questo casco, se lo utilizzate o se avevate valutato l'acquisto di questo insieme ad altri con cui l'avete confrontato, e soprattutto vi chiedo di iscrivervi al nostro canale perché sì, arrivano tante recensioni di prodotti ma anche prove di moto e di auto. Iscrivetevi, scrivete qui sotto nei commenti, seguiteci anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Io ringrazio ancora una volta Nolan per averci dato la possibilità di portare su questo canale l'utilizzo di questo fantastico prodotto e vi invito a non perdervi nessun altro aggiornamento seguendo anche il nostro sito www.wedrive.tv. Alla prossima!